Signori, buongiorno, benvenuti, ben arrivati su Cose Cinesi. La domanda alla quale cerchiamo di dare una risposta oggi è: con 100 euro, anzi un po' meno, riusciamo a portarci a casa un proiettore Full HD degno di essere acquistato? Beh, la risposta ce la prova a dare Blitzwolf con il suo V8. L'ho provato, l'ho testato, mi sono fatto un sacco di appunti. Nel video di oggi vi dirò pregi e difetti, come è fatto, come funziona, tutto quello che vi può servire per eventualmente acquistare questo proiettore V8 Full HD per casa vostra a meno di 100 euro. Prima di scendere nei dettagli vi ricordo che Cose Cinesi è anche su Telegram, iscrivetevi su Telegram, un sacco di coupon, offerte, codici sconto, cose belle, curiosità, tante cose strane, anche idee particolari, cose cinesi dal poco prezzo che magari vi possono venire utili per fare regalini o cose varie. E allora, questo V8 com'è fatto? Intanto le dimensioni, vedete quanto è piccolo, un mini proiettore nonostante sia Full HD, 22 cm per 19 per 9,5 di spessore, super sottile, fantastico, ottimissimo per essere usato a scaffale. Non è come tanti proiettori che ci sono in giro oggi che hanno un design verticale che vanno un po' a ingombrare. Questo qui va bene anche per essere appoggiato su una mensola perché ha veramente un ingombro minimo. Sul frontale la lente con la ghiera che si gira per effettuare la messa a fuoco. Lateralmente ci sono le griglie di aspirazione aria e uscita di aria calda. Vi dico anche che c'è il piccolo filtro removibile per fare la manutenzione, per insomma togliere la polvere del filtro ogni tanto, una cosa che è buona che ci sia. Da questa parte qui ci sono gli ingressi e le uscite. Abbiamo un jack da 3,5 per l'audio, un jack da 3,5 per ingresso audio e video, un lettore di schede micro SD, un ingresso HDMI e una porta USB di tipo A che può essere usata sia per inserirci una chiavetta con dei contenuti multimediali oppure come alimentazioni, che ne so, per una Fire Stick se la vogliamo utilizzare sulla porta HDMI. Ma come vedremo non è nemmeno necessario perché questo proiettore ha un sistema operativo Android, ma ve ne parlo tra un attimo. Sul retro ci sono altre griglie di ingresso aria, tra l'altro ci sono pure gli speaker, da qualche parte non mi ricordo se sono destra e sinistra, però c'è lo speaker, credo sia mono, 5 watt di discreta qualità, sensore per il telecomando, ce n'è uno dietro e uno davanti, perfetto per qualsiasi tipo di installazione. E poi c'è il connettore per il cavo di alimentazione 220. Non c'è nessun alimentatore esterno, c'è solo il cavetto da attaccare alla spina. L'alimentatore è integrato, quindi l'ingombro che avrete con questo proiettore è solamente questo, non c'è nessun altro scatolotto in giro da considerare. Sotto ci sono 4 piedini in gomma morbida, c'è il perno che si avvita e svita per eventualmente regolare l'inclinazione, arriva a circa 4 cm di innalzamento del lato frontale, e c'è l'attacco a vite per un eventuale attacco a soffitto o che ne so su un treppiedi. Nella parte superiore c'è il cursore meccanico per effettuare la correzione trapezioidale, cioè qua se dovessimo installare il proiettore non perpendicolare alla parete ma che punti un po' su o un po' giù, con questo cursore qui lo muoviamo e andiamo a correggere l'effetto trapezio che si va a formare sullo schermo che viene proiettato. Questa correzione qui è di tipo meccanico, ma il software consente anche una proiezione sui 4 punti appunto di tipo software, ma io vi consiglio di usare questa se avete questo tipo di necessità. Poi sopra ci sono i pulsanti, il pulsante di accensione e spegnimento, il pulsante di selezione della sorgente, quindi o il sistema operativo Android integrato, oppure audio video, oppure USB, oppure HDMI. Ci sono i tastini di navigazione destra e sinistra, il tasto ok di conferma e il tasto indietro, e questo qui è il proiettore. 1,6 kg, veramente molto leggero, piccolo, pratico, si può anche trasportare, non ci viene data una borsa, ma dovendo fare anche, che ne so, delle proiezioni all'esterno, direi che stiamo andando verso l'estate, tra l'altro, direi che va più che bene perché si porta in giro in una borsettina, in uno zainetto senza fastidio. I materiali sono buoni, qui sopra c'è un effetto alluminio anodizzato
colore grigio canna di fucile, molto carino, mentre qui davanti c'è una trama che non saprei dire, tipo a nido d'ape, qualcosa di particolare, comunque un effetto di plastica non liscia, comodo anche questo per non lasciare ditate o impronte. E questo qui è il proiettore. Certo, c'è il proiettore, ma ci danno anche il telecomando, classicissimo telecomando IR, quindi non Bluetooth ma a infrarossi. Funziona con 2 batterie a stilo che non sono fornite in confezione, dobbiamo mettercele noi. Le funzionalità sono sempre le solite, c'è il D-pad di navigazione nelle 4 direzioni, il tasto OK di conferma, il tasto rosso per accensione e spegnimento del proiettore, il tasto qui sopra serve per selezionare la sorgente tra quelle che vi ho già detto, il tasto menu, il tasto home che riporta l'interfaccia Android nella prima schermata, il tasto indietro e qui sotto i tasti per il bilanciere per il volume, che consente anche di spegnere istantaneamente il volume nel caso avessimo questa necessità. Vi ho detto che è Full HD, quindi 1920x1080 pixel di risoluzione nativa ottica, sistema operativo Android versione 11, quindi non è l'ultima versione di Android, ma come vi dirò dopo non ci sono tanti proiettori con Android a bordo che abbiano versioni recenti, quindi sono tutti su questa falsariga qui, anzi ci sono proiettori che costano oltre 1500-2000 euro che comunque non hanno nemmeno l'Android 11 che ha questo V8, quindi non è affatto male. Ho un proiettorino economico ma che definirei senz'altro completo, vi mostro come funziona. Una volta acceso il proiettore ci mostra il fantastico logo Blitzwolf su un verde brillante. Come vedete le dimensioni dello schermo escono dal mio pannello, dal mio telo. Quello è il quadro effettivo che può riempire, diciamo così, il proiettore. In realtà poi quando si avvia l'interfaccia Android del proiettore, come vedrete tra adesso, le dimensioni sono corrette e il quadro ci sta giusto precisamente dentro al mio telo. Al momento quello che vedete proiettato qui è un 2 metri di larghezza. 2 metri di larghezza e considerate che il proiettore sta a 3 metri dalla parete. Attenzione che, come vi mostrerò tra un attimo, quello che vedete adesso è ridotto, non è al 100%, perché alla distanza alla quale si trova il mio proiettore dalla parete sarei uscito dalle dimensioni del mio telo, quindi ho dovuto ridurre un po' la percentuale dello schermo proiettato. L'interfaccia Android che Blitzwolf ha realizzato per il proiettore è molto gradevole, riprende in parte quelle che sono magari le applicazioni di Netflix oppure di Prime Video. Con il telecomando possiamo muoverci tra le applicazioni preinstallate, ce ne sono già una serie, tra le quali Netflix e YouTube oppure Prime Video, e comunque il proiettore, una volta che ovviamente è connesso al wifi, io l'ho già connesso al wifi, che vi ricordo wifi sia 2.4 sia 5 GHz, quindi possiamo avere la doppia scelta del segnale wifi. Il proiettore vi mostra delle applicazioni, dei video, dei film, vedete queste cose qui che prende dalle applicazioni alle quali siete loggati, ad esempio cose su YouTube o comunque cose su Netflix o su Prime Video. Qui già vi dà dei suggerimenti in base al vostro utilizzo che avete fatto del proiettore nei giorni precedenti. Il proiettore è Android, come vi dicevo, non ha però il Play Store, quindi ci sono delle applicazioni preinstallate, ma c'è anche un marketplace di applicazioni proprietario. Dalla home page ci possiamo spostare nel menu principale, le voci che sono qui sopra, e vediamo che c'è la voce applicazioni, apps, video, music e impostazioni. Cosa succede qua praticamente? Qui ci sono delle applicazioni divise ovviamente per categoria, quindi applicazioni generiche, applicazioni per i video e applicazioni per la musica. Se noi andiamo nella schermatina apps, intanto avete visto quanto è veloce questo proiettore. Devo dire che da sotto questo punto di vista hanno fatto un ottimo lavoro, perché Android scheggia, è dannatamente veloce a muoversi tra le schermate di gestione del proiettore. Su apps, sulla scheda apps, possiamo scendere e troviamo l'App Store, nel quale ci sono tutta un'altra serie di applicazioni che possiamo installare, oltre a quelle che ci sono già installate. Non ci sono tutte quelle che possiamo trovare nel Play Store, però se siete un po' smanettoni nessuno vi vieta di scaricarvi l'APK dal computer, copiarlo
con una pennetta USB all'interno della memoria del proiettore e installarlo come applicazione APK, quindi fondamentalmente possiamo metterci tutte le applicazioni che vogliamo. E come vi dicevo c'è il file manager che vi permette di muovervi nella memoria del proiettore. Ci sono 3,40 GB disponibili al momento su 8 GB totali, quindi buona parte è presa dal sistema operativo Android e restano praticamente 3,40 GB nei quali potete installare le applicazioni che volete. Vi faccio vedere in velocità quali sono le impostazioni. Sono divise in due macro categorie. Abbiamo le impostazioni generiche e le opzioni. In impostazioni c'è la possibilità di gestire la rete, io l'ho già fatto, sono già connesso al wifi, vi ho detto 2, 4 e 5 GHz. C'è la possibilità di attaccarsi al Bluetooth, perciò se vogliamo usare uno speaker interno anziché quello integrato nel proiettore possiamo farlo. Su proiezione c'è la gestione del video, del sistema di proiezione qui, perciò possiamo ad esempio definire se questo proiettore è su scaffale come nel mio caso oppure se fosse sospeso a soffitto e quindi girare fondamentalmente la schermata come ci garba di più, come ci serve. C'è l'aggiustamento dei 4 punti di correzione trapezoidale. Questa è quella via software, ma c'è quella con il cursore sopra al proiettore che è quella fisica. Tra le due io vi consiglio quella fisica perché ho visto che ha una gestione del fuoco delle aree che non sono perpendicolari al video migliore rispetto a quella elettronica. Comunque quella elettronica, vedete, possiamo spostare l'angolino dove vogliamo noi e quindi possiamo deformare il quadro in base alle nostre esigenze. E questo è lo zoom. Io sono al 94% perché altrimenti sarei uscito da quello che è il mio telo di proiezione. Parentesi, vi consiglio assolutamente un telo di proiezione se avete intenzione di prendere un proiettore. Non accontentatevi della parete perché il risultato è completamente diverso. Ad esempio adesso vi faccio vedere cosa succede se resetto le impostazioni dello zoom. Comodo il fatto di poter ridurre lo zoom perché ci possiamo adattare a qualsiasi distanza, bene o male, quindi possiamo posizionare il proiettore nella posizione alla distanza migliore o comunque che abbiamo disponibile in casa o dove posizioniamo il proiettore e poter adattare lo schermo proiettato alla nostra superficie disponibile. Su circa ci sono le informazioni di sistema, vediamo anche se ci sono aggiornamenti, non ce ne sono, avevo già provato e come vedete la versione di Android è la 11 con le patch di sicurezza del 5 febbraio 2022. Qui possiamo dare il nome al proiettore, possiamo ripristinare i dati di fabbrica e ci sono un po' di info generiche sul sistema. E a proposito di sistema, sul sistema abbiamo un riepilogo sotto forma di interfaccia Android di quelle che sono le impostazioni Wi-Fi, Bluetooth, la gestione delle applicazioni e le preferenze del dispositivo, cioè la lingua, la data e l'ora. Importante però è la voce display, come vedete. Qui possiamo aggiornare, gestire anzi meglio, quelle che sono le impostazioni del video proiettato e questa è una cosa abbastanza importante perché possiamo cambiare il contrasto, possiamo aumentare la luminosità, come vedete, lo sharpness, cioè la definizione del quadro, il colore, cioè quanto è vivido il colore e insomma tutta una serie di impostazioni relativamente proprio all'immagine. Questa cosa è bella, è comoda, però ha un difetto fondamentalmente perché non possiamo regolare il display mentre siamo in riproduzione con un film o un video o un'immagine. Significa che in pratica non possiamo vedere in tempo reale quelle che sono le modifiche che andiamo ad applicare al proiettore su un vero film che stiamo vedendo. Questo si può fare solo se si usa un ingresso HDMI sul proiettore, cioè se ad esempio ci mettiamo una Fire Stick, dico una cosa a caso, invece che il Google Chrome e usiamo quello per vedere il film, entriamo nelle impostazioni, allora sì, potremo avere qui quello che è il film proiettato e gestire le impostazioni del display e vedere in tempo reale quello che stiamo applicando, altrimenti non è possibile. Questo è un po' un limite di questo proiettore. Qui ovviamente lingua, cambiamo la lingua e la data come abbiamo già visto.
Su opzioni invece troviamo delle impostazioni generali sulla privacy, sulle opzioni di advertising e i termini di utilizzo. Vi faccio vedere ad esempio un video test 4K di quelli che si usano sugli televisori che vediamo nelle catene dei negozi. Rispetto al proiettore che avevo prima, questo Blitzwolf ha una rumorosità, le ventole fanno veramente molto meno rumore, quello di prima era più rumoroso. Questo si ripercuote sul fatto che l'audio di questo proiettore, l'audio integrato, risulta più godibile perché è meno disturbato dal rumore del raffreddamento del proiettore. L'audio non è elevatissimo al massimo volume, in compenso distorce molto poco, salvo con video molto esasperati, e per la visione di un film o di un video è veramente molto buono. Questo qui è il mio microfono e sono circa a 1,5 metri dal proiettore. Adesso vi faccio sentire l'audio che si sente da 1,5 metri, l'audio integrato al proiettore e anche la rumorosità della ventola a questa distanza. Queste sono le impostazioni di default, a parte quelle che ho smanettato un attimo poco fa, però non ho cambiato fondamentalmente niente, quindi i colori che state vedendo, per quanto possa essere falsato il tutto dalla ripresa di una fotocamera esterna, sono comunque i colori originali, quelli che il proiettore riesce a riprodurre sul nostro telo. Questo è l'audio parlato che riesce a riprodurre il proiettore. Alcune clip che ho girato con il mio Filmipalm, che mi sta veramente piacendo molto, ero partito un po' scettico, ma più lo uso più mi diverto e più riesco a produrre dei contenuti che ritengo. Questo qui è un mio vecchio video e trovo che sia veramente molto bello da vedere su questo proiettore. Mi dà soddisfazione sapere che sono clip che ho girato io. Tra l'altro eravamo pure in tempo di Covid quando ho fatto queste clip, perciò l'emozione è anche più forte perché mi porta indietro di qualche anno in un momento un po' più difficile per tutti. Veniamo un po' a qualche considerazione sulla qualità video di questo proiettore Blitzwolf. Allora, viene dato per schermi anche fino a 200 pollici, nessuno lo vieta di usarlo su schermi fino a 200 pollici. Certo che dovete essere a una distanza tale da non vedere le imperfezioni. Secondo me una misura limite per avere la qualità migliore con questo proiettore è quella che sto usando io. Circa 3 metri dalla parete e avete più o meno un 100 pollici proiettato. 100 pollici che significa 2 metri, 2 metri e 20 circa di larghezza per 150 metri e mezzo di altezza dello schermo. Come potrete immaginare le distanze sono proporzionali, cioè per avere un 50 pollici proiettati o riducete lo zoom e state a 3 metri come sono io, oppure vi spostate circa a 1,5 metri dalla parete. Vi ricordo che potete usarlo su cavalletto o su scaffale nessun problema, visto il profilo molto basso di questo proiettore non ha ingombro particolare come certi proiettori fatti in verticale, questo qui è molto sottile quindi nessun problema, però se volete c'è anche l'attacco a vite sotto e lo potete attaccare al soffitto con una staffa che vi dovrete comprare a parte. C'è un po' di morbidezza negli angoli, nei 4 angoli l'immagine perde un po' di definizione, però se siete seduti a 2,5 metri, a 3 metri dalla parete non notate questa cosa. Alla distanza consona a vedere uno schermo di queste dimensioni il fatto che gli angoli siano un po' morbidi non è assolutamente un problema e non si vede.
Se non vogliamo usare il sistema Android integrato con le applicazioni integrate, nessuno ci vieta di installare una Fire Stick, di attaccarci una USB, sfogliare i file e riprodurli, oppure di usare un sistema, un ingresso video AV. Come si fa? C'è il pulsantino sul telecomando per selezionare il tipo di ingresso che vogliamo. O usiamo il sistema Android integrato o usiamo un HDMI, quindi Fire Stick, Google o qualsiasi, un computer o qualsiasi tipo di sorgente HDMI, l'ingresso video AV oppure una chiavettina USB che dentro abbia dei file video o foto. E allora, con questi 100 euro scarsi, che cosa ci portiamo a casa? Ci portiamo a casa un proiettore molto piccolo, portatile, di qualità buona, non eccellente, ovviamente non è il top, consideriamo che siamo sulla fascia dei 100 euro e con questi soldi a fatica ci compriamo un proiettore 720p, non un 1080p come questo qua. Pertanto, certo, si può migliorare sempre, ma spendendo sicuramente almeno il doppio rispetto ai 100 euro di questi V8. Quindi con 100 euro assolutamente non è possibile chiedere di più a un proiettore. Questo sinceramente già fa tantissimo per la cifra alla quale è offerto. Ha dei difetti? Sì, ha dei difetti, quali un po' di morbidezza dell'immagine. Questo slider qua non è facilissimo da regolare, la messa a fuoco in realtà è abbastanza precisa, quindi quella non ha problemi. Più che altro è la proiezione trapezoidale che non mi piace tanto questo slider, perché è un po' cortino, quindi la regolazione fine diventa un po' difficoltosa. Silenzioso il giusto, anzi meno della norma, meno degli altri proiettori che ho provato. Android a bordo funziona bene, come funziona bene pure con una Fire Stick. Le applicazioni che ci sono a bordo sono più che sufficienti, se volete con APK vi installate tutto quello che vi serve. 100 pollici sicuramente tutto bene fino a 100 pollici, non andrei oltre, oppure oltre sì, ma dovete arretrare anche voi, altrimenti l'immagine diventa troppo morbida. Perciò fino a 100 pollici, 2 metri, 2,20 metri di base per 1,5 metri, cosa vi ho detto, di altezza del quadro proiettato. Effetto cinema garantito? Sì, assolutamente. A casa mia sono queste le misure che proietto sempre, non con questo ma con quelli che avevo prima, sempre sul telo che ho di là, quindi ottime le dimensioni dello schermo, fino a 100 pollici nessun problema. Se avete problemi di distanza e di misure di quadro, avete visto c'è la possibilità con lo zoom digitale di rimpicciolire eventualmente l'immagine, quindi molto comoda anche questa cosa. Se volete provare un proiettore io direi prendete questo, perché comunque con questi soldi non trovate assolutamente niente di meglio. Probabilmente vi trovate un 720p e non un Full HD e non vi trovate un Android ben ottimizzato come questo qui, se lo volete usare. Bene, sotto in descrizione vi lascio il link a questo proiettore e anche il coupon che vi fa abbassare appunto il prezzo a scarsi 100 euro, sotto i 100 euro. Bene, se siete arrivati fino a questo punto vi ringrazio, lasciate un mi piace, condividete questo video a qualcuno che magari è interessato, sta vagliando, ci sta pensando su a prendersi un proiettore. Questo Full HD a 100 euro scarsi è un ottimo entry level per entrare nel mondo della videoproiezione. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, lasciate un mi piace, ve l'ho già detto, c'è anche il canale Telegram, ve l'ho già detto, insomma tante belle cose, buona estate, ci vediamo qua tra pochi giorni con un altro video. Ciao a tutti da Diego.